lo streaming sta per iniziare. 6 dal vivo. Salve care amiche e cari amici, qui il vostro Sant'Enchan che vi parla. È iniziato un nuovo streaming. Io qualche tempo fa ho caricato un video di prova con la mia vecchia filmatrice Ilarga VC Evelio, che ormai non gli funziona lo schermo e che ho dovuto collegare a un smart TV. Però parliamo della puntata di oggi. Vi ricordo che ogni volta che voi mi dite, tanto nel mio profilo di Instagram come nei commenti, in che poi mi è rimasta questa etichetta test e clock, non so da dove è saltata fuori, forse della filmatrice, l'avevano testata. Ogni qualvolta mi dite: ma perché non carichi più dei video, ma perché non fai più delle live? Io vi dico: perché non ho tempo. Ma mi raccomando, andatevi a guardare i video che ho fatto nel passato, perché li ho fatti con molti sforzi negli ultimi 6 anni, e il 7 febbraio 2019 il mio canale compie 6 anni, e il 26 gennaio del 2019 io compierò 50 anni. Quindi mi raccomando, andate a guardarvi i miei vecchi video, guardateli il più possibile. Poi un'altra cosa: se voi guardate i miei video e gli date like, lasciate un commentario del tipo bel video, mi è piaciuto un sacco, e tutte queste cose. Questo lo dico per i nuovi che mi guardano, perché in questo modo io, che filtro i commentari, so chi mi commenta i video, quindi chi lo ha visto o chi li ha visti, gli ha dato like, lo ha guardato e lascia un commentario. In questo modo io vado sul suo canale e, a seconda di quanti video ha guardato del mio canale e gli ha messo un commentario e gli ha dato like, io faccio lo stesso. Andrò nel suo canale e dirò: che bel video, molto interessante, e gli darò un like, così ci sarà la visualizzazione del video. Mi raccomando, guardate quanti più video miei potete, dategli un like e soprattutto lasciate un commentario quando lo state guardando, in modo che io mi accorgo che lo avete guardato. Perché se voi guardate il video aspettandovi che io guardi il vostro, io non so se chi l'ha visto il mio video, capito? Non mi arriva la notificazione Tizio Caio Sempronio ha guardato il tuo video. Anche se gli date un like, molte volte non mi arriva la notificazione di chi gli ha dato like. Quindi dategli like, guardate il video e commentatelo. Io passerò dal vostro canale leggendo il commentario e guarderò i vostri video. Più video guardate dei miei, più io guarderò i vostri. Detto questo, passiamo al tema del giorno. Quello che abbiamo assistito nella giornata di ieri è stata una cosa incredibile, veramente un inferno dantesco. Io mi ricordo di un film del 66 che non so se ho visto del tutto, ma c'è in internet, Paris Hard, cioè Parigi brucia, Parigi arde. La trama era in pratica che nella ritirata Hitler voleva bruciare Parigi, e qui si svolge tutto il dramma, che poi alla fine il generale tedesco non brucia Parigi. Tutto un intreccio di personaggi, no? Ebbene, quello che gli unni, i teutonici di Hitler, non sono riusciti o non hanno voluto fare, ardere Parigi, bruciarla tutta durante la ritirata come voleva fare l'unno di Hitler, lo sono riusciti a fare i propri galli, i propri francesi alla loro capitale, perché ieri è stato più micidiale quello che si è visto che in tutto il film Parigi arde. Allora è veramente una cosa molto contraddittoria, eppure è la realtà. La realtà a volte supera la finzione e supera la fiction, supera i film, supera qualsiasi cosa.
supera il disordine che c'è nel mio scrittoio. Se voi lo potrete vedere, comunque ultimamente l'ho ordinato, supera che sto tergiversando, però mi dà fastidio il disordine, quindi ogni tanto sistemo. Anche se sistemo cose elastici, cose che non hanno nulla a che vedere, però li allineo. Addirittura questo dell'aperitivo che conservo, una spadina di plastico. Ehm, questo l'ho già preso, ma lo conservo. Ah, ecco perché non si metteva in piedi, perché c'è. Allora, vi rendete conto a che grado di follia siamo arrivati? Comunque almeno loro lottano contro il caro vita, gli aumenti pazzeschi che ci sono in Francia. Noi in Italia che abbiamo fatto nel 2016 2017, strada con i mobili, ricchi o poveri che siano, gli danno fuoco per protestare contro le prepotenze del potere, perché ormai i gilet gialli non protestano contro il caro vita, contro l'aumento della benzina, protestano contro la prepotenza del potere, che siano francesi di sinistra o di destra, ricchi o poveri, professionisti, disoccupati, proletari, lavoratori, ingegneri, banchieri, protestano tutti. Invece noi siamo un popolo di poltroni, perché sempre guardiamo porta a porta, perché sempre ci accontentiamo di guardare Santoro, di leggere Travaglio, di guardare i video di Travaglio. A noi ci devono servire la pappa già pronta e ce la devono imboccare. Quindi noi sentiamo di fare della protesta civile soltanto perché vedi, siamo informati, ci abbiamo dossier, ci abbiamo tutti questi programmi tipo report, per cui noi abbiamo un pensiero critico, ma non facciamo nulla per protestare, non scendiamo in strada. E mi ricordo che c'è stato un effetto virale, tutti a protestare perché ci avrebbero fatto pagare 2 centesimi le buste di plastico nell'ipermercato della frutta, quando guardate nel mio canale che c'è un amico mio di Instagram che protesta in un video per l'aumento dei sacchettini di plastico. Cercate sacchetti di plastico, sacchetti della spesa, ci lamentiamo per i 5 centesimi o ormai saranno 15, non so, che ci fanno pagare sui sacchetti di plastico, quando invece la benzina ci aumenta ogni giorno, è altro che 5 centesimi. Quando ci aumenta il cibo è altro che di 5 centesimi. Come protesti perché devi pagare per la prima volta un sacchetto di plastico 2 centesimi, quando la frutta che ci metti dentro al chilo è aumentata di 5 euro? Ma siamo pazzi noi in Italia. Invece in Francia, che aumenta la benzina, aumenta tutto, distruggono tutto in protesta, come hanno fatto molti anni prima in Belgio. Non che si mettono a fare dei meme, viralizzare dei meme in internet per protestare contro l'aumento dei sacchettini di plastico di 2 centesimi, perché noi italiani siamo furbi. Noi pensiamo, facciamo delle cose sarcastiche e ironiche sull'aumento delle buste di plastico, così si viralizza il video, si viralizza la foto e io faccio dei soldi. Siamo troppo individualisti. Invece bisogna protestare collettivamente, scendere in strada, scendere nelle piazze. Non dico che bisogna distruggere e bruciare tutto come hanno fatto in Francia, per carità. Io non istigo nessuno né alla violenza irrazionale né alla distruzione, però voglio dire, c'è una bella differenza tra il rimanere in casa prima di internet a guardare la tele, a ascoltare la radio, a leggere i giornali di opposizione, che poi viviamo in una matrix. Tutta questa opposizione guidata, tutta questa medianicità guidata, tutte queste cose guidate che sembrano fatte apposta, e non ci rendiamo conto che la realtà ci sta passando di lato, la realtà ci sta passando addosso, la stiamo vivendo ma non ce ne accorgiamo, perché la scatola stupida
la scatola per stupidi che è il televisore, anche se nel corso dei decenni è diventato intelligente, perché prima ha avuto un servizio telematico, poi perché è diventato led tv, poi perché è diventato smart tv. Ve lo ricordavate quando ancora non c'era internet ma potevi vedere, c'era una pagina di informazioni, no, tipo una chat? Beh, la scatola, il contenitore vuoto che è il televisore, eh, è evoluzionato, ma il contenuto non è cambiato. Neanche in internet ci versano sempre le stesse porcherie. E allora io dico, la protesta non passa per essere degli spettatori passivi, bisogna sapersi rappresentare, ciò che in Italia non sappiamo fare, e invece esagerano i nostri vicini galli, che veramente i francesi hanno fatto uscire dal loro interiore il selvaggio, il gallo pitturato di blu in piede di guerra che avevano dentro, e hanno bruciato molti edifici in Francia, ne hanno arrestati parecchi. In confronto il G8 di Genova, pestaggi incluso, è stato la ricreazione di un asilo nido in Italia, capito quello che hanno fatto in Francia? In confronto il G8 di Genova è stata la ricreazione di un asilo maternale, di una scuola dell'infanzia. Gli hanno spaccato tutto, hanno picchiato tutti, hanno buttato la casa dalla finestra perché hanno rotto tutto, volevano andare nel museo del Louvre e bruciare tutto. Erano veramente molto incavolati, molto incavolati, e veramente si sentono molto repressi, ma molto delusi dal potere politico, orfani dello Stato. Volevano fare un'altra rivoluzione francese, tutto il mondo diceva questa è una nuova rivoluzione francese. Poi, per aggiungere più dramma al dramma, il cielo di Francia era diventato cupo per una tempesta, per le nuvole, era diventato notte prima del tempo. E quindi che dire, veramente mi è venuto in mente, citando qualcosa di letteratura, vediamo se faccio in tempo a leggervelo. Ecco, io mi ricordavo di questa composizione di Charles Baudelaire, I fiori del male. Leggetelo, è un libro di poemi molto interessante. Questo è il poema numero 78. Quando come un coperchio il cielo pesa, grave e basso sull'anima gemente, in preda a lunghi affanni, e quando versa su noi dell'orizzonte tutto il giro, abbracciando una luce nera triste più delle notti, e quando si è mutata la terra in una cella umida, dove se ne va su per i muri la speranza, sbattendo la sua timida ala come un pipistrello che la testa picchia su fradici soffitti, e quando imita la pioggia nel mostrare le sue strisce infinite, le sbarre di una vasta prigione, e quando un popolo silente di infami ragni tende le sue reti in fondo ad i cervelli nostri, ad un tratto furiosamente scattano campane, lanciando verso il cielo un urlo atroce, come spiriti erranti senza patria che si mettano a gemere ostinati, e lunghi funerali lentamente senza tamburi sfilano ne musica dentro l'anima. Vinta la speranza piange, e l'atroce angoscia sul mio cranio pianta despota il suo vessillo nero. Guardando le scene attualizzate del film Parigi brucia o Parigi arde, nei telegiornali di tutto il mondo mi è venuta in mente questa poesia, cioè ormai si è arrivati allo sconforto più assoluto.
non c'è una ragione per cui la speranza piange vinta e l'atroce angoscia sul mio cranio pianta despota il suo vessillo nero. Non c'è una ragione. Ognuno andava a protestare, a bruciare, a saccheggiare, a incendiare, forse se poteva a violentare, a uccidere, a sgozzare, eccetera, per i suoi cavoli. Ognuno sapeva perché stava lì, ma non sapeva neanche perché stavano gli altri. A un certo punto diventa una mischia selvaggia, furiosa, e l'anarchia totale, la dissoluzione della società moderna o della società postmoderna, perché ormai siamo tutti postmoderni come lo era Baudelaire. Ma per avere una cultura dovete leggere, leggete Baudelaire, che era il primo fra i postmoderni secondo cui ha dichiarato lui. Comunque vi voglio leggere anche questo che mi è venuto in mente, è proprio le fleurs du mal, i fiori del male. Questa è l'introduzione al lettore. Stoltezza, errore, peccato, avarizia occupano i nostri spiriti e tormentano i nostri corpi, e come mendicanti che i loro insetti nutrono educhiamo piacevoli rimorsi. Son caparbi i peccati, vigliacchi i pentimenti, le nostre confessioni lautamente ci facciamo pagare, e nel fangoso sentiero ritorniamo lieti, illusi d'aver lavato con lacrime vili tutte le nostre macchie. Sul guanciale del male a lungo il trismegisto satana lo spirito incantato culla, e il ricco metallo della nostra volontà viene svaporato da quel dotto chimico. Regge il diavolo i fili che ci muovono. Un fascino troviamo in ogni cosa ripugnante. Ogni giorno senza orrore tra il puzzo delle tenebre di un passo verso l'inferno discendiamo, al pari d'un dissoluto povero che bacia e morde il seno martoriato d'una puttana antica. Noi rubiamo a volo un godimento clandestino, e forte come un'arancia vizza lo spremiamo. Serrato, brulicante come un numero smisurato di vermi, nei cervelli ci gozzoviglia un popolo di demoni, e nei polmoni ci discende morte, a respirare come un'invisibile fiumana con lamenti lunghi sordi. Se stupro e incendio, se veleno e spada non hanno ancora con graziosi segni ricamato il banale canovaccio dei nostri miserevoli destini, è perché non ha, ahimè, bastante ardire l'anima nostra. Ma fra gli sciacalli, le pantere, le cagne, gli scorpioni, le scimmie, gli avvoltoi, i serpenti, i mostri che guaiscono, urlano, grugniscono, strisciano, tutti nel serraglio infame dei nostri vizi, uno ve n'è più orribile, più maligno, più immondo. E se non si agita con grandi gesti, e se non lancia in alto le sue strida, potrebbe facilmente far della terra una rovina e il mondo ingoiare in un unico sbadiglio. E il tedio, l'occhio gonfio di una lacrima non voluta, fantastica patiboli fumando la sua pipa. Un tal suave mostro, lettore, lo conosci? Ipocrita lettore, o mio simile, o mio simile, o fratello. Fu un genio, fu un maestro. Ma voi vi rendete conto quanta genialità in un libro, in un poeta come Baudelaire? E c'è gente che ha il coraggio di non leggerlo, c'è gente che ha il coraggio di non leggerlo. Vergogna! Voi dovrete leggere, giovani, che molti che mi seguono hanno la metà dei miei anni e forse anche di meno, sono dei millennials. Voi dovete leggere Baudelaire. Io l'ho letto quando avevo 16 anni, capito? Voi lo dovete leggere tutto, e non solo i fiori del male, che io ho letto solo questo. Un tal mostro o ipocrita lettore, tu lo conosci, è il tedio, se non fosse che sbadiglia fumando la sua pipa sognando patiboli. Cioè tutti noi potremmo essere dei Gengis Khan, dei vandali, come è successo a Parigi. Perché è successo? Perché ci abbiamo un mostro dentro che non vede l'ora di esprimersi.
e, e invece se siamo pigri, se siamo indolenti, è perché non facciamo saltare questo mostro che distruggerebbe l'intero mondo. Il nostro tedio, che fantastica patiboli, fantastica incendi, fantastica distruzioni, è anche responsabile della nostra inerzia. Se non fossimo pigri e indolenti in Italia, che stiamo a guardare la protesta in televisione, che stiamo a guardare i programmi alternativi di protesta, che seguiamo Santoro, che seguiamo Travaglio, dice Baudelaire, e lo diceva alla fine dell'Ottocento, probabilmente faremo come i francesi che si sono stancati di sognare di avere pari opportunità e di avere riscosse sociali per andarsela a procurare con le buone o con le cattive. Ecco perché in Italia non succede nulla. Dicevano che Italia non sarebbe mai stata come Grecia, che Italia non sarebbe mai stata come adesso diranno che Italia non sarà mai come Venezuela o come Francia, che non solo Parigi hanno bruciato, ma il fatto che ciò che lo ha detto Aristotele, lo ha detto anche l'autore del Leviathan, che adesso non mi ricordo il nome, che ciò che ci rende civili è perché la società ha creato un mostro, il Leviathan, che nel Vecchio Testamento, nella Bibbia, è un mostro marino, il Leviathan, che dice sulla terra non c'è potenza che lo possa egualare a parte Dio. Allora nessuno gli si può opporre a Leviathan. E quindi questo filosofo, l'autore del Leviathan, che adesso non mi viene in mente ma che ho letto, non so se Hobbes, credo che era britannico, ha detto che la società moderna ha creato, o da sempre la società umana ha creato lo Stato, che usa metodi repressivi a cui l'individuo non può contrastare, perché sono potenti questi metodi coercitivi e repressivi, e che per il benessere collettivo, visto che tutti noi vogliamo avere sicurezza, stabilità e benessere, abbiamo rinunciato a parte dei nostri diritti e delle nostre libertà, perché sappiamo che per vivere tutti bene abbiamo bisogno di sicurezza. Quindi c'è questo Leviathan sociale, questo Leviathan che è lo Stato, che con i suoi apparati di Stato e apparati repressivi ci garantizza a tutti una parità di diritti, o ci dovrebbe garantizzare una parità di diritti e anche di privilegi, ma anche obblighi e doveri. Allora che succede? Che questa è la civilizzazione: per vivere tutti insieme dobbiamo tutti rinunciare a qualcosa, ma dal momento in cui vediamo che in troppi stiamo rinunciando a troppe cose e che solo in pochi sono sempre più privilegiati, vengono le rivoluzioni, la rivoluzione russa, la rivoluzione francese, e adesso questa rivoluzione dei giubbetti o gilet gialli. Nascono tutte queste rivoluzioni perché vediamo che il Leviathan, il mostro che rappresenta lo Stato, è sempre più prepotente e sempre più tirannico e totalitario, anche se presumibilmente oggigiorno viviamo in democrazia, in una repubblica democratica, e che i privilegi che ci rimangono sono pochi o nessuno. E allora c'è sempre più individualismo. Ritorniamo a vivere secondo le leggi della selva, della giungla. Siamo sempre più selvaggi, siamo sempre più barbari. Viviamo come nell'età della pietra, come i trogloditi, che ognuno andava a cacciare per conto suo, e se il cibo mancava per una lepre uccidevano l'altro e addirittura lo mangiavano. Quindi l'uomo come può regredire alla barbarie, come può imbrutire? Semplicemente quando lo Stato diventa repressivo, che fa soffrire la gente, e l'altro, invece di far parte della stessa comunità, della stessa collettività, diventa il nemico. Allora il Leviathan, il mostro di Hobbes, che è lo Stato moderno e che con il suo potere incontrastato
come il mostro biblico marino o sottomarino che viveva nei fondali dell'oceano. Era l'unica potenza sulla terra che nessuno poteva mai sconfiggere in nessun modo, nessun animale o essere umano, forse addirittura ne aveva il governo dio, chissà. Lo stato moderno ci domina tutti, ma noi sappiamo che è come non so, il buon pastore che governa le pecore in modo che nessuna pecora morda l'altra. Però se il buon pastore inizia a massacrare le pecore, allora le pecore si ribellano al buon pastore e anche si mordono l'un l'altra, si ammazzano l'un l'altra per sopravvivere. È un po' come se lo stato moderno diventa la distopia, dall'utopia di Hobbes diventa la distopia di Orwell con la fattoria, no, di Orwell, o 1984, il grande fratello. Quindi come dire, viviamo in uno stato pieno di contraddizioni. Arriveremo a fare come in Francia o ci lamenteremo via social dell'aumento dei sacchetti della frutta nel mercato? Perché veramente aumenta tutto e noi ci lamentiamo, scendiamo scandalizzati a mandare dei meme perché è aumentato di un centesimo, che devi pagare il sacchetto della frutta quando la frutta ti aumenta di 5 euro il chilo. Da allora chissà quanto è aumentata la frutta e già non se ne parla. Vorrei che questo tema serio, e non lo faccio per fare audience e tutto, però vorrei che questo tema serio lo discutiate, soprattutto lo commentiate qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. In modo particolare mi raccomando, condividete il video con amici, parenti, conoscenti, magari guardatelo con amici, parenti, conoscenti, vicini di casa, compagni di lavoro, compagni di studio, compagni di gioco, di attività sportive, ricreative, di merenda, in modo che possiate commentarlo e dite alle persone alle quali condividerete il link, perché in modo che aumentino anche le visualizzazioni, che lo commentino il video, perché vorrei sapere cosa ne pensate. Poi proponete degli argomenti a riguardo di ciò di cui ho parlato, proponete qua sotto delle tematiche e commentate. Poi ho lanciato un sondaggio, il mio primo sondaggio, perché YouTube mi ha detto che potevo fare dei sondaggi. Rispondete, vorrei sapere quali dei miei video vi sono piaciuti di più. Farò altri sondaggi, se potete rispondete, grazie. Però soprattutto rispondete a questo video, cioè lasciate i vostri commentari, le vostre impressioni su quanto è accaduto in Francia, cosa ne pensate, che cosa potrà avvenire, perché magari Francia sta a punto di uscire dall'Unione Europea, Macron dovrà presentare le dimissioni. Già nel passato ha avuto tanti scandali, mi ricordo quando la Merkel e, se non mi sbaglio, Sarkozy ridevano di Berlusconi, ridevano della situazione italiana che era critica fino al 2011. Poi non ha più avuto nulla da ridere la Merkel e il presidente francese, e adesso che se la rideva fino all'ultimo Macron non ha più nulla da ridere. Ah, ah, ah. Ride bene chi ride ultimo. Certo, io non rido per la situazione dei cittadini francesi e di Parigi in particolare, ma rido per la loro classe dirigente, anzi alla Braccardi. Macron, cioè, capito? No, non ti offendere Macron se mi guardi, nulla di personale, ma voglio dire, criticare l'Italia per poi avere problemi ben peggio che in Italia. Ma pensa alla tua base elettorale, pensa a che questa unione economica europea sta dissanguando anche il tuo paese. Pensa che bisogna o cambiare l'unione economica europea o uscire fuori. Il problema è che se ritorniamo al franco francese, che non è come il franco dell'Unione Africana che sta dissanguando l'Africa,
Francia sarebbe già un paese del terzo mondo senza l'appoggio economico delle ex colonie francesi in Africa che hanno il franco francese. Pensa che pensate voi anche che senza l'euro l'Italia con la lira sarebbe terzo mondo come Nigeria. Allora rimanere in Europa ci dissangua e c'è la fuga dei cervelli dai nostri paesi europei. Io ogni mattina penso a questo e ci sono volte in cui credo che anche il mio cervello se ne sia scappato. Non so se all'estero o in giro per la stanza. Magari starà leggendo la mattina un libro, però ho l'impressione che anche il mio cervello se ne sia staccato ogni tanto e non solo svegliandomi la mattina. Però c'è fuga dei cervelli in Italia. Magari devo andare all'aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci a prenderlo in tempo prima che scappi il mio cervello. Però ecco, devo prendere un taxi o un autobus perché non guido, non ho la macchina, arriverei tardi. Chissà, magari siccome è un cervello medio prenderebbe una low cost con il rischio di crashare l'aereo e andare perso. Però Macron, pernacchi a parte, se guardi questo video che mi piacerebbe tanto, condividilo e dimmi quello che ne pensi. Non lo prenderlo a cuore quella pernacchia, voleva essere satira, voleva essere una critica costruttiva, volevo spronarti, perché se le cose continuano ad andare così e tu non segui i consigli di macroeconomica e di geopolitica che ho dato nel mio canale già anni fa, e puoi essere defenestrato dai tuoi concittadini. Invece devi riguadagnarne la fiducia. Allora mettimi Macron, se mi hai guardato, o tutti coloro che fanno parte del suo gabinetto, del suo governo, tutti i suoi elettori magari anche in Italia, che commentino sotto perché Macron ha fatto delle scelte che hanno portato i francesi a manifestare tutto il loro dissenso. Perché non ho nessun commentario, nessuna chat. Invito quindi, ecco, voleva essere una provocazione costruttiva la pernacchia a Macron. Non vorrei che qualcuno la segnalasse come oscena. Era la Bracardi, poi Giorgio Bracardi, andatevelo a vedere in internet. Ma che qualcuno di Macron, qualche simpatizzante, qualche lettore, qualche persona, non so, della diplomazia dell'ambasciata francese vincolata a Macron, come mi commentasse le scelte di Macron, perché stanno portando alla deriva Francia, Parigi. E veramente si sono molto incavolati i francesi, hanno perso la calma. Eh, come mai, come si spiega tutto questo? Una persona mi ha dato un like, sono contento, forse è stato Macron, chissà. Io compartirei una live con lui, ma non c'è. Comunque voglio dire, io ho detto tutto quello che potevo dire. Ormai sono le 5:04. Ho detto tutto, ho detto di più, non voglio sfociare in altri argomenti. Allora, ricapitolando, visto che ho fatto 34 minuti e 10 secondi di live, sono molti e poi da parecchio tempo che non faccio un video. Se non carico dei video per qualche settimana, mi raccomando, fatemi il favore, sostenetemi guardando i miei video vecchi, che ne ho quasi 900 grosso modo. Poi un'altra cosa, se voi volete che io guardi i vostri video e gli dia like, questo lo dico per i miei iscritti che sono 1000 e passa, ma anche per i nuovi che mi guardano, guardate i miei video nuovi e vecchi, ne avete 900 circa, dategli a seconda che vi piaccia like o dislike, e soprattutto mentre lo guardate fate dei commentari che abbiano attinenza col video se possibile,
ma soprattutto commentate. Perché? Perché con il commentario, che io filtro per sapere chi mi commenta, perché è successo che per anni ignoravo il commentario a molti miei video perché non erano commentari filtrati, e mi sono accorto che un mio video vecchio di 5 anni lo avevano commentato 20 volte, e ho ringraziato quel commentario, ho commentato quel commentario dopo 5 anni. Sta male. Allora io filtro i commentari. Ogni qualvolta mi commentano un video, io so chi mi ha commentato il video, quale video, e rispondo al commentario. Allora vi consiglio guardare i miei video vecchi, e anche questo, commentare il commentario più attinente possibile al video, ma poi scrivete quello che volete, date like o dislike, e io in questo modo andrò sul vostro canale e secondo il numero di video miei che voi guarderete, darete dai like o dislike e commenterete, io andrò nel vostro canale, guarderò pari numero di video, gli darò like perché non sono rancoroso, e poi lo commenterò cercando di essere pertinente all'argomento del video. E poi vi dico anche un'altra cosa, oltre al fatto di dirvi che lascerò quando possibile l'anteprima in alto dei video consigliati, che sono ultimamente, mi ha detto, solo quelli più visti, ma poi voi vedete tutti quelli che volete del mio canale, e anche nei riquadri, nelle anteprime e negli angoli metterò i video più visti, ma poi voi del mio canale potrete vedere quello che volete. Allora tutti i miei video li carico in common creative attribution, cc. Questo significa che siete liberi di riutilizzarli. Cc due punti common creative attribution, riutilizzo consentito. Questo significa che parte di un mio video, parte di più di un mio video, o uno o più video per intero, come vi pare a voi, lo potete includere in un vostro video, inglobare in un vostro video per fare un qualche cosa di creativo, di critico, di ironico, o illustrare un argomento, oppure li potete semplicemente caricare nel vostro canale. L'importante è che nella descrizione citiate il nome del mio canale con il link, il titolo del video o i titoli dei video che utilizzate con i link, e allora in questo modo potete riutilizzare i miei video, tutti i miei video del mio canale. Il mio canale ha nella pagina principale cartelle di riproduzione. Questo significa che potete scegliere per argomento, e poi potete inserire anche nella ricerca del canale parole chiave come spesa, economia, politica, terremoti, e poi potete scegliere in video nella sezione video per antichità del video, per video più visti, i video nuovi. Insomma avete da scegliere. Dicendovi questo vi lascio, utilizzate i miei video se volete, commentate questo per farmi sapere cosa ne pensate, condividetelo e dite alle persone alle quali condividete il video tutto quello che ho detto anteriormente, che se vogliono che io veda i loro video devono vedere i miei, dargli like o dislike e commentarlo per farmi sapere che lo hanno visto, gli hanno dato like. Allora io andrò nel loro canale. Se si iscrivono, fatemelo sapere, perché a volte non arriva la notificazione, a volte la gente sceglie di iscriversi in anonimo e poi iscrivendosi a un canale pretendono che io li segua, ma io non lo posso sapere se loro hanno selezionato di iscriversi in anonimo e poi vogliono essere seguiti da chi si iscrivono. Allora guardate un mio video, dite che vi siete iscritti al canale e io vi seguo. Non voglio ripetermi, commentate questo video, dategli like e io vedrò un vostro video. Più video miei guardate, ditelo anche ai vostri amici, parenti, familiari, eccetera,
e più io video vostri guarderò, commenterò e darò like. Non accetto gli insulti, ma qualsiasi critica costruttiva riguardo l'argomento, riguardo come l'ho esposto. Poi mi raccomando, se c'è un video, questo o tutti gli altri, il cui tema vi interessa e pensate che io debba fare una continuazione o che lo ho esposto parzialmente, lasciate un commentario del tipo: ti è scordato di dire queste cose, o continua a parlare dell'argomento in questi termini, o vogliamo sapere queste altre cose del tema, e io farò un video bis su quell'argomento. Per esempio riguardo Parigi arde, Parigi brucia. Avete dei temi da portare a questo video? Avete delle informazioni? Avete dei pensieri? Avete delle domande? Scrivetelo nei commentari e io farò un video bis. Più petizioni riceverò, più probabilità ci saranno che farò un video bis. Certo, se solo una persona mi chiede un aggiornamento su un video, no. E quindi questo vale anche per tutti gli altri miei video. Se volete che io faccia un'altra versione dello stesso video, in tanti dovranno chiedermi e apportare informazioni sul tema di cui tratto. Allora vi saluto il vostro Santen Chan, grazie di avermi seguito. Un saluto a Alessandro Arcangeli, a Amleta Bloom, a Yigenis Love Live, o come altro si chiami adesso, e a tutti i miei amici di YouTube, di Instagram, di Facebook. Seguitemi in TikTok, in live, non so come si chiama. Ciao. Poi metterò in descrizione dei link. Sono presente anche in High Five. Nell'ultimo video ho messo, mi sembra, il link di High Five. Comunque High Five sono presente anche lì. Ciao ciao. E ancora nessuno mi ha chiesto che cos'è questo o che cosa sono questi. Sono tre: 1, 2, 3. Questo è il pentalfa, lo conoscete. Ciao e buona domenica a tutti, mi raccomando, passatela bene e buona settimana entrante a tutti quanti. Oggi dovrebbe essere 2 dicembre, domani lunedì 3 dicembre. Mi raccomando, comportatevi bene. Ciao ciao.